Un saluto dal tuo amichevole scienziato pazzo di YouTube. Eccoci qui per un nuovo appuntamento con la rubrica Comfort Tools, dove ti faccio vedere degli strumenti, dei tools, delle applicazioni per incrementare la comodità nella tua vita personale e professionale. Quindi strumenti che ci alleggeriscono, che ci semplificano, che ci velocizzano e che diciamo che riducono lo stress e la frustrazione che tu puoi avere durante le giornate, dato che a questo servirebbero gli strumenti, anche se molte volte ci facciamo impicciare, complicare e risolvono i problemi che creano loro stessi. Ma noi cerchiamo di evitare questa situazione qua invece di utilizzare al meglio. Oggi ti faccio vedere uno strumento che rientra nella categoria delle lavagne, le lavagne elettroniche chiaramente. Si chiama Board Mix. Board Mix è un'applicazione che ti permette appunto di creare lavagne, ma ha tantissime funzionalità utilissime che appunto potrai utilizzare sia nella tua vita personale sia nella tua vita professionale. Quindi la lavagna appunto è dove tu scrivi, c'è anche quella, no, noi eravamo abituati a scuola con le lavagne col gesso che facevano quel suono infernale che da film horror che ti fa rabbrividire. Invece queste non fanno nessun suono inquietante e questa applicazione, diciamo che è un clone, alla fine fa parte appunto delle famiglie delle lavagne, di cui una delle principali più importanti è Miro.com, ma ti spiegherò perché io utilizzo questa qui invece Bormix invece che Miro, per tutta una serie di ragioni che adesso vedremo. Ce n'è una principale che vedremo verso la fine. Ora andiamo nella home, e nella home tu potrai vedere già da subito tutte le funzionalità che puoi fare. Quindi puoi creare delle lavagne bianche, quindi vuote, puoi creare delle mappe mentali, puoi creare dei diagrammi di flusso. Qui come vedi ti si aprono anche i template di varie tipologie di mappe mentali, ti si aprono quelle dei diagrammi di flusso, ti si aprono delle tipologie di presentazioni, quindi di slide che puoi utilizzare, perché puoi fare anche le presentazioni con questa lavagna. Dopodiché puoi creare anche delle immagini, generare immagini con l'intelligenza artificiale che è integrata. Quindi c'è l'assistente di chat, quindi ci sono dei vari chatbot con dei vari prompt che possono essere utilizzati, quindi già preconfigurati oppure liberi. Puoi creare dei documenti, quindi dei documenti di qualsiasi tipo, per il project management, per la pianificazione del marketing, per le attività abituali, insomma di tutto e di più. E poi puoi creare dei fogli, quindi dei fogli di lavoro, dove c'è anche la funzione Kanban, quindi sempre per l'organizzazione, per la produttività, per la gestione del tempo e così via. E sotto, come vedi, sempre si aprono dei template, e qui hai invece l'accesso diretto dove ti crea una tabella automatica. E qui hai i progetti. Qui ho scritto il mio progetto con grande fantasia, e qui puoi creare nuovi progetti che così sono organizzati in cartelle. Ma andiamo a creare una mappa. Ecco qui, cliccando il più qui sopra, e qui puoi aprire una lavagna vuota, oppure, come abbiamo visto, le varie tipologie. Ti si aprirà una versione, diciamo, semplificata, ma non ha una grande utilità, almeno per me. Io ti faccio vedere come le utilizzo io. Quindi allora andiamo a creare una lavagna vuota, e creando una lavagna vuota ti chiede subito se vuoi un template. Noi la lasciamo vuota. Ecco qui la lavagna, che è una lavagna potenzialmente infinita, quindi non è come quella fisica che ha dei limiti. Questa è infinita. Ci sono vari multiversi che puoi creare al suo interno, e noi immaginiamo che vogliamo costruire una mappa mentale. Io la prima cosa che ti consiglierei di fare è mettere un frame, quindi una cornice, in modo tale da delimitare. Così puoi mettere anche il nome, quindi si chiama mappa mentale. E per esempio vogliamo creare una mappa mentale della stessa applicazione di Board Mix.
Ok, quindi a questo punto abbiamo cliccato sull'icona di mappe mentali, abbiamo iniziato a creare e poi andiamo a fare i vari pezzi, quindi mappe mentali, poi andiamo a mettere diagrammi di flusso, poi mettiamo presentazioni, documenti e così via. Ora noi cosa possiamo fare? Abbiamo tantissime opzioni per modificare la grafica della mappa mentale e espandere, quindi e andare avanti così via, no? Quindi per esempio facciamo a Xamarin e quindi in questo caso ti si apre il sommario di questa cosa qui e poi tu lo puoi andare a, come dire, ehm, completare, però è chiaro che in questo caso noi dovremmo fare così e in questo modo andiamo a fare la sintesi di più cose, perché se ce ne sono uno, quindi è funzionalità. Devo espanderla pure all'altra, ma va bene, ora è solo per farti capire. Quindi questa è una modalità. A questo punto noi possiamo anche utilizzare l'intelligenza artificiale, ti si aprono delle opzioni e possiamo fare, per esempio, continua a generare la mappa mentale, quindi la espande e vediamo che cosa ci crea l'intelligenza artificiale. Ecco, ci ha creato tutta una serie di espansioni. Noi intanto allarghiamo la lavagna che la puoi fare anche adattiva, cioè si adatta direttamente alla grandezza di quello che ha creato in automatico. Come vedi ha creato tutta un'argomentazione sviluppata a partire da quello che avevamo fatto noi. E, e quindi cos'è Bormix, piattaforma di lavoro, interfaccia intuitiva. Allora potevo fare prima questa per sapere cosa dire nel video invece che andare come al solito un po' a cacchio di cane, diciamo così. Bene, quindi applicazioni pratiche, formazione workshop, pianificazione di progetti, brainstorming creativo, presentazioni interattive, confronto con altri strumenti, prezzo, bla bla bla, futuro, aggiornamenti previsti. Beh, utile perché eh, già ti sta spiegando. Poi se vuoi te la passo questa mappa mentale e così siamo a posto. Quindi hai visto per esempio la mappa mentale. Ora noi possiamo per esempio ridurre lo schermo, in questo caso facciamo così e immaginiamo che andiamo a costruire un'altra mappa mentale da un'altra parte, quindi creiamo, oppure in questo caso facciamo un disegnino, ecco, io faccio un disegno libero e scrivo il mio nome con la mia grafia molto bella, ecco qui, così ti ricorderai, oddio, per sempre come mi chiamo, vabbè, potremmo modificarlo, ma io lo lascio così, come le famose scritture dei serial killer, perfetto. Ora, dove è andata a finire l'altra lavagna? Non si sa. Andiamo nella navigazione e vediamo che ci apre la finestra e ci riporta alla lavagna precedente, oppure se vogliamo andare a questa andiamo a questa, quindi in questo modo non ci perderemo nel multiverso delle lavagne create all'interno di questa mappa. Se vogliamo cambiare il nome andiamo qui e scriviamo il nome mappa mentale o quello che ti pare a te del nome del documento e possiamo cambiare o metterci un'immagine che vogliamo, quindi per esempio gialla col colore giallo, perfetto. Chissà perché ho messo il colore giallo, sarà perché è il colore del mio brand? Ma forse sì. Ecco qui, e quindi così abbiamo una nota. Poi se vogliamo aprire un'altra, riclicchiamo qui su più. Qui in alto puoi vedere altre funzioni, qui c'è la funzione presentazione, qui c'è la funzione commento, quindi in caso di collaborazione con il team, perché puoi usare anche per collaborare con un team o con la famiglia, se vuoi creare dei documenti, e poi c'è anche quest'altra funzione molto bella che è l'esportazione. L'esportazione, qui vedi, qui ci sono altri elementi che puoi utilizzare e così via, ma noi andiamo su questo adesso e facciamo esportazione in PDF o come immagine dello stesso della mappa mentale e quindi facciamo PDF e volendo ci puoi mettere anche un watermark così che viene protetta diciamo dalla tua e si riconosce che è un tuo prodotto e nessuno potrà mai copiarlo. Furbetti copiatori che ci sono nel mondo. Quindi questo diciamo è una cosa, poi si può creare anche un timer, puoi mettere il tempo che vuoi nel caso in cui ti vuoi mettere dell'ansia e lavorare con ansia oppure hai poco tempo e vuoi averlo sott'occhio. Poi puoi fare un sondaggio per votare, sempre per queste sono funzioni di collaborative
E poi puoi condividere, quindi ci sono le opzioni di condivisione, puoi invitare, aggiungere, puoi avere un link per diciamo, mettere questa mappa, inserirla dove vuoi tu e così via. Quindi queste sono alcune delle funzionalità. Poi anche possiamo anche mettere dei bei post-it in modo tale da fare un brainstorming, per esempio, di ragionamento, ma ci sono tanti template per il brainstorming molto molto belli, e questo è una delle peculiarità che distingue da Miro, nel senso che ogni applicazione chiaramente avrà la sua community che condividerà template diversi, sia quelli creati diciamo, dall'azienda stessa che quelli degli utilizzatori che possono condividere i loro template. Quindi qui, come vedi, ci sono varie tipologie di documenti. Qui c'è il classico Kanban, che è per andare a sviluppare, come vedi, ti crea direttamente un modello, to-do list, in progress, completed. Chiaramente puoi andare a customizzare cambiando i nomi delle varie. Ora te lo ingrandisco, quindi si può andare a lavorare così, vedi, andiamo ad ingrandire. In questo caso può sostituire anche applicazioni come Trello o Notion, e in questo modo centralizzare, diciamo, l'attività. E quindi io lo utilizzo tantissimo per le presentazioni, per le live, per le formazioni online. È molto utile perché è interattiva in questo caso rispetto a una slide, che comunque c'è la funzione presentazione che rimane un po' statica. In questo caso si può interagire sulla lavagna. Quindi ora non riesco a cambiare il nome di To Do, ma chi se ne frega. E quindi vedi che di volta in volta noi possiamo anche spostare i quadranti. Ora in questo caso non mi sembra che me lo fa fare, non ho capito. Ah, ecco, sì, ecco, lo fa. Benissimo, benissimo. Non mi far fare brutta figura, applicazione. Benissimo. E quindi, come vedi, puoi andare classicamente a mettere dei tag all'interno della mappa. Poi le mappe chiaramente verranno salvate, come vedi, mappa mentale è stata salvata qui all'interno del tuo progetto, appena creata verrà inserita qui, e così via. Tra le categorie che non ti ho fatto vedere, mi pare ci sono anche i giochi di riscaldamento. Parlavamo di formazione di meeting online, quindi per esempio c'è questo giochino, già un template molto carino, dove potremmo usare appunto il nostro timer per vedere chi vince. Quindi in questo caso, devo indovinare dov'è il sandwich, no, il gatto. Oddio, dov'è il gatto? Eccolo qui, il gatto, ecco qui. E quindi chi vince è fuorissimo, e è un giochetto che serve a riscaldarsi un pochino, no? Con gli amici, con quelli che partecipano, i studenti, gli utenti, insomma, i membri di qualsiasi area o gruppo stia facendo insieme un'attività online su Zoom, su Google Meet, su tutte le piattaforme. Farò sicuramente anche qualche video sulle piattaforme che possono essere utilizzate per fare delle live online, formazione online, che integrano chiaramente, perché basterà condividere lo schermo, e in questo caso potrai condividere questa applicazione qui. Ora andiamo a vedere l'ultima cosa, nel senso che ci sarebbero tantissime cose. Se hai delle curiosità sull'utilizzo, chiaramente questo io lo dico perché è comoda per ragionare su carta, ragionare su lavagna virtuale, farlo graficamente, chiaramente aiuta tantissimo anche al pensiero, organizzare le cose, quindi assolutamente è di beneficio psicologico per tutti, oltre che appunto per svolgere le attività, per la comunicazione, per la chiarezza. Quindi uno strumento che io trovo molto molto utile, anche perché poi esportando i file poi crei dei documenti effettivi e autonomi che poi puoi utilizzare invece che usare Word. Quindi puoi veramente sostituire tantissime applicazioni. Non è detto che le devi sostituire, però questo ti permette di fare diverse cose, come abbiamo visto, addirittura le chat con l'intelligenza artificiale e con la creazione di immagini. Qui, come vedi, si apre la chat dell'assistenza, e quindi ti dice, vedi, ti dà già dei suggerimenti su dei prompt che puoi utilizzare per quindi per la scrittura, per quelle che sono le funzioni proprio della
applicazione. Ma andiamo, come vedi ci sono qui i crediti, io ho questi crediti perché ho l'account pro, questo è uno dei miei, anzi ho due account pro, questo è uno dei miei account pro, e quindi a questo punto non ci resta che vedere il costo di questa applicazione, che ha anche la parte gratuita, quindi c'è anche un piano gratuito. E poi c'è il piano, ci sono dei piani a pagamento, e qui c'è il vero vantaggio rispetto a Miro. E nel pricing vediamo che cosa abbiamo. Allora andiamo a vedere il pricing, ecco qui, e abbiamo il free che include quindi 3 lavagne editabili, 200 oggetti per lavagna, 1 giga per mettere tutti i file, quindi la versione basic della memoria della storia di tutte le azioni che hai fatto. Poi abbiamo qui la vera cosa interessante, cioè il lifetime, cioè paghi una volta e non paghi più, e quello per una persona sola, l'accesso a una persona sola, quindi non potrai avere funzione team, però avrai tutte le funzioni di editing incluse, 60 giga di spazio, quindi di capacità di contenimento di file, progetti infiniti, tutto infinito, 20.000 crediti di intelligenza artificiale e tutti gli aggiornamenti futuri. Poi c'è il piano da 5 persone, quindi con 5 persone membri del team, che costa $199, quindi in base al cambio costerà intorno ai 195 euro, non lo so adesso com'è il dollaro. Se invece preferisci la classica soluzione mensile, il costo è di circa tra i 5 e gli 8 euro, in base se fai un abbonamento annuale o se fai un abbonamento mensile, con queste caratteristiche qui. Che ti puoi andare a vedere sul sito, insomma, magari ti metterò dei link, anzi sicuramente ti metterò dei link in descrizione dove potrai andare a vedere tutte queste cosine qui. Bene, io direi che ho concluso per questo strumento BoardMix, spero ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto metti un like, se hai domande, condivisioni, modi di utilizzarlo, curiosità, commenta pure su questo video, e ci vediamo per il prossimo appuntamento con Comfort Tools. E se non ti sei iscritto al canale, iscriviti al canale YouTube di Strategia Quiet Mood e guarda anche il mio podcast Comfort Zone. E se non hai capito, le mappe mentali le faccio proprio con BoardMix e poi le esporto in PDF, le trovi nella Quiet Mood Academy, nell'area gratuita dove ci sono tutte le mie mappine mentali. Ciao dal dottor Emilio Gerboni, stay cushy no pushy, e al prossimo appuntamento. Ciao!